Qui vi mostro due immagini, sempre due donne, però capite bene che la differenza è notevole. Innanzitutto in una è rappresentata qui alla mia sinistra, è rappresentata una Madonna col bambino, è un'opera di Giotto che si trova tra l'altro qui nel nostro comune a Borgo San Lorenzo, in Mugello. È una scena sacra, una maternità di una mamma, la Madonna per eccellenza, la madre poi anche di Dio, e da quest'altro lato invece trovate un'altra fanciulla, è un quadro di Rubens. Pensate, sono diverse nella tipologia, sono diverse nel soggetto rappresentato, sono diverse nella tecnica, sono diverse nei significati che vogliono comunicare, perché una è un'opera devozionale, l'altra tutt'altro. Guardate questi due baci. Questi sono due baci, uno è un bacio in scultura, è un'opera di Canova, bellissima, si trova al Louvre, Amore e Psiche, e l'altra è una foto di Bresson, è un fotografo molto famoso, molto importante. Capite che questi baci in realtà sono due cose completamente diverse. La cosa non cambia se vi mostro questo scena di una casa, vedete, con uno specchio, con un laghetto. Quello che vedete a sinistra è un'opera di Monet, è un pittore impressionista. Ecco, il dipinto e la casa che vedete invece a destra è di Magritte. Magritte è un artista molto particolare, siamo nell'ambito del surrealismo, di una diversa realtà, e vi rendete conto che subito, mentre nell'opera di Monet troviamo un paesaggio che tutti individuiamo subito come qualcosa di familiare, le occhette diciamo nel laghetto, la casa sullo sfondo, questi bagliori di luce, e guardate la luce invece nell'opera di Magritte. Allora, la parte in alto è completamente illuminata a giorno, la parte in basso è notte. Quindi capite subito che questo non vuol veicolare un significato di rappresentazione reale della realtà, tutt'altro, anzi è un invito a andare oltre la realtà. Allora, cerchiamo di capire quali sono i livelli di lettura, per esempio, di un'opera d'arte, perché capite bene che colui che emette in questo caso l'autore che lancia un messaggio usa diversi canali. Questo messaggio poi arriverà a noi che siamo gli spettatori, i riceventi in un certo senso, e bisogna vedere se a noi arrivano tutti i livelli che ha utilizzato l'autore. Mi spiego meglio. C'è un livello linguistico espressivo che è proprio il livello che usa per esprimersi l'autore, no? È il suo stile. C'è il livello tecnico formale legato alla forma, il livello visivo, c'è un livello anche iconico, rappresentativo legato all'immagine. Capite che ci sono tantissimi livelli in un'opera d'arte e ad arrivare a volte sono solo alcuni. Vi faccio un esempio qui. Prendiamo il Cenacolo di Leonardo da Vinci, è un'opera, si trova a Milano, in Santa Maria delle Grazie. Ecco, l'emittente chi è? L'autore chi è? È Leonardo. Il messaggio che ci vuole dare qual è? È quello di un'ultima cena. Il codice che lui utilizza è attraverso la pittura del Rinascimento. Il mezzo che lui adopera è la parete di un refettorio proprio di Santa Maria delle Grazie. Il ricevente chi è? Sono i destinatari di quest'opera. Prima sono stati i monaci che avevano commissionato, diciamo, questo lavoro che si trovava proprio sulla parete di fondo del loro refettorio, dove mangiavano tra l'altro appunto, e oggi i riceventi siamo noi. Il contesto in cui è stata creata quest'opera, lo capite bene, è l'Italia del Rinascimento, del pieno del Rinascimento, delle signorie, in particolare qui siamo nella signoria degli Sforza a Milano. E qual è la funzione di un'opera come questa? La funzione è quella di educare la gente alla fede, alla devozione. I monaci avevano sempre di fronte mentre mangiavano questo dipinto. Allora, il primo livello, riconoscere il soggetto. Credo che quasi tutti, anzi sono convinta tutti, pur non conoscendo nulla della vita di questo autore, siano in grado di riconoscere il soggetto. Si tratta di un vaso di girasoli. L'autore è Van Gogh e tutti non avete difficoltà a individuare
queste forme, diciamo, la nostra comprensione potrei dire proprio immediata, non ci occorre sapere nulla sull'evoluzione stilistica, su cosa ha fatto Van Gogh per apprezzare quest'opera, perché già noi quest'opera la comprendiamo. Andiamo avanti, se io vi mostro quest'opera qua, siamo a un livello successivo. Qui, per conoscere quest'opera, bisogna conoscere anche lo stile di un artista e una certa tecnica. Non a caso questo dipinto sono le Demoiselles d'Avignon, è un'opera famosissima di Picasso che lui fa nel 1907, è un'opera precubista, no? E voi capite subito che queste figure non corrispondono immediatamente alla nostra esperienza, no? Perché noi osserviamo il dipinto e ci risultano un po' strane per come sono fatte e non rientra nella visione delle donne che noi abbiamo di tutti i giorni, no? Questo, la prima reazione di solito qual è? È quella spontanea di un rifiuto, tanto che spesso chi non è amante dell'arte, non conosce, dà giudizi molto affrettati, di solito dice mette nella categoria di un'opera brutta, no? Ah, queste cose le saprebbe fare anche mio figlio, un bambino di 10 anni, mettiamo. Ecco, invece voi capite che per apprezzare un'opera d'arte occorre fare un passo avanti, no? Occorre anche conoscere lo stile, le premesse di un certo autore per capirne fino in fondo. Ma andiamo ancora avanti. Siamo al terzo livello, un linguaggio figurativo. Qui capite bene che se voi non conoscete l'arte astratta o non conoscete il linguaggio dei segni, proprio la semiotica che analizza proprio i segni prodotti dalle varie culture umane, questo quadro non l'apprezzerete mai.